In questa nuova avventura voglio raccontarvi una pescata che ho fatto nel mese di gennaio. Non ci sono ancora state mareggiate importanti e l'acqua è fredda e stranamente limpida per il periodo. Non ho trovato molto pesce nelle scogliere naturali e ho deciso quindi di provare su dei frangiflutti, strutture che possono regalare qualche bella sorpresa, soprattutto d'inverno. Entrato in acqua, girerò intorno alla scogliera, concentrandomi sui punti più interessanti, che sono appunto l'estremità della scogliera stessa, dove generalmente l'acqua è più profonda. In questo tipo di strutture, a volte capita di trovare delle bellissime sorprese anche tra le rocce, che fungono un po' da tana. Entro in acqua e mi accorgo subito che la scogliera si è praticamente insabbiata a causa dell'assenza di mareggiate. Qui il fondo dovrebbe essere addirittura di qualche metro e ora è di pochi centimetri. Non fa nulla perché in lontananza già vedo il riflesso di molti cefali e spero di riuscire a portarmi a tiro. Mentre avanzo guardo tra le rocce perché sono incuriosito dalla presenza di alcuni strani organismi. Si tratta dell'ascidia di cristallo, un organismo che vive in colonie numerose. Hanno la forma di imbuto e sono completamente trasparenti, tant'è che è possibile vedere i loro organi interni. Mentre li osservo, noto con la coda dell'occhio dei pesci muoversi tra le rocce. Sembrano cefali, ma non posso sparare con il fucile così carico perché rischierei di perdere l'asta. Allora mi allontano, scarico un elastico e mi avvicino di nuovo, sperando che i pesci non si siano allontanati. In questo caso si possono trovare anche delle grosse spigole tra loro. C'è un cefalo davvero grande che passa, però in realtà non riesco a colpirlo e ne colpisco uno un po' più piccolo. Recupero la preda e cerco di prendere l'asta, però non si muove, è bloccata. Rischio di finire qui la mia pescata e non voglio rischiare troppo. Infatti queste sono le situazioni più pericolose, anche se sono in pochi centimetri d'acqua. Dopo moltissimi tentativi, decido alla fine di rompere il filo, che si è attorcigliato irrimediabilmente dietro una roccia. Credo così di aver perso l'asta da 35 euro e finito la mia pescata dopo pochi minuti, ma miracolosamente, dopo aver rotto la sagola, l'asta è nuovamente libera. A questo punto non resta che annodare il tutto e continuare, fortunatamente, a pescare. Per oggi è sicuramente meglio lasciare perdere le tane e dedicarsi piuttosto a prede più importanti. Avanzando verso la punta della scogliera, in lontananza vedo dei grossi cefali e cerco in qualche modo di farli avvicinare. Dopo un lunghissimo agguato mi accorgo che i cefali sono rimasti ancora lontani, ignorandomi completamente. Solo una spigola coraggiosa si avvicina da molto molto lontano, però non ho più fiato e sono costretto a risalire. A parte qualche piccolo sarago che si avvicina curioso, i cefali sembrano essere la preda più comune qui, ma non sarà facile avvicinarli. Infatti l'acqua è particolarmente chiara per questo posto. Inoltre le rocce sono piene di ricci, e questa è una fortuna, che però rendono molto difficile fare degli agguati tra le rocce senza che si rischi di rimanere trafitti dalle loro simpaticissime spine. Opto quindi per una strategia molto semplice. Mi immergerò facendo dei lunghi agguati sul fondo, parzialmente nascosto dalle rocce, sperando che il pesce si avvicini. Comincio a vedere i risultati dopo oltre un minuto di apnea. In questo caso i cefali si avvicinano per poi riallontanarsi, rimanendo però sempre fuori dalla portata del mio fucile. Probabilmente la muta, quasi completamente nera, non sta convincendo questi pesci, che riescono a percepire in maniera negativa la mia presenza. La scena purtroppo si ripete moltissime altre volte. Come in questo caso, centinaia di cefali stanno mangiando sulla sabbia. Decido di immergermi silenziosamente per evitare di spaventarli, sperando però di attirare qualche preda più grande. In questo caso riesco ad incuriosire i pesci, ma quelli più grandi, che sicuramente conoscono bene i pericoli associati alla presenza dell'uomo, si tengono bene alla larga, come se conoscessero la portata della mia arma. Incredibile. Neanche un richiamo riesce ad incuriosirli e lentamente si allontanano. Riprendo il fiato e provo nuovamente un aspetto. Stavolta però voglio provare a fare un richiamo diverso,
con il calcio del fucile. Però ai cefali non piace affatto e infatti si tengono molto lontani. Dopo quasi 2 minuti decido di risalire lentamente e qui trovo una piacevole sorpresa. Questo è un tiro facilissimo. Il cefalo era più alto rispetto a me e venendo da dietro lo scoglio non si era accorto della mia presenza. Mi trovo a metà della scogliera centrale, l'idea è quella di passare dietro la prima e poi tornare davanti e così via, in modo da esplorarle tutte in entrambi i lati. Tornato nell'acqua molto bassa, scorgo una seppia. Scarico di nuovo il fucile per evitare nuovamente di perdere l'asta. Non si è mossa da dove l'avevo vista. La miro, cercando di colpirla tra gli occhi per ucciderla sul colpo ed evitare che soffra, però sono impreciso. Anche la seppia, però, come i pesci, può essere uccisa facilmente con il coltello ed evitare così inutili sofferenze. La seppia, ormai intrappolata, prova a spruzzare il nero come strategia difensiva in una nuvola densa che dovrebbe nasconderla ai pesci più voraci. E qui succede l'incredibile. Mentre sistemo il fucile, mi accorgo che la GoPro si è bloccata e sono costretto ad uscire fuori dall'acqua. Il fucile è lontano da me e scarico, e mentre mi immergo per provare la telecamera, una grossa spigola è sotto i miei piedi. Non so cosa fare e provo a prenderla con le mani e quasi quasi ci riesco, ma non sono svelto abbastanza e la spigola scappa via a tutta velocità. Era un pesce da più di 1,5 kg e provo a cercarlo disperatamente, ma non lo incontrerò mai più. Continuo a spostarmi dietro la scogliera fino a tornare nell'acqua più profonda, dove incontro di nuovo i cefali. Sono in superficie e mi accorgo che i pesci si stanno muovendo verso di me. L'unica strategia per non spaventarli è quella di rimanere fermo in superficie dietro lo scoglio, senza muovere neanche un dito. Un tiro decisamente troppo lontano, che non ha neanche sfiorato il pesce. Come per prendersi gioco di me, mi passano accanto tutti tranquilli, lo sanno bene che ormai il fucile è scarico. Più avanti incontro migliaia di piccoli pesciolini. Qui secondo me vale la pena riprovare a fare qualche aspetto, forse ci potrebbe essere un predatore. Li avete visti? Passano velocemente 2 bei pesci, ma non riesco a capire di cosa si tratti. Continuo il mio aspetto e noto un'altra cosa stranissima. Sembra un pesce, ma in realtà è un cormorano che sta pescando e che nuota velocissimo. Non è la prima volta che lo incontro ed ogni volta mi fa prendere un infarto. Io però ci riprovo per capire se i pesci ritorneranno. Si avvicina un bel banco di cefali, ma sono piccoli e poi magicamente dietro di loro si rimaterializzano come 2 razzi i 2 pesci misteriosi. Sembrano tombarelli ed uno sembra anche ferito, ha infatti una macchia bianca sul corpo. Un terzo aspetto li fa avvicinare di nuovo, ma sono sempre lontanissimi. Mi sa che questi sono più furbi dei cefali. E con il loro avvistamento finisce anche la batteria della telecamera e termina così la mia storia, che stavolta poteva essere davvero incredibile. Pensate se fossi riuscito davvero a prendere quella spigola con le mani. Bella, bella davvero questa immersione. L'acqua freddissima, infatti sto morendo. Forse ci vuole una muta più spessa, anche se ho la 7 mm sopra e la 5 sotto. Siamo 14 gradi, ma l'acqua è cristallina. Non si muove da 3 settimane, 4 settimane che non fa una mareggiata. E infatti si vede perché mancano i predatori, mancano i pesci interessanti. C'erano solo quei 2 tombarelli che venivano alla velocità della luce, ma spararli sarebbe stato impossibile. Bello il cefalo che ho preso, poi vi ho fatto vedere come i cefali, anche sparando, se comunque non viene catturato un componente del banco, rimangono lì vicino. Comunque è stata una bella immersione, mi piace sempre farmi una passeggiata sott'acqua, vedere il cormorano, vedere anche molti pesci. Peccato mancano quelli grossi, ma piano piano li troveremo. Ci vediamo alla prossima, ciao!